Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi qui da Peraga Center alle porte di Torino andiamo a dare 4 utili consigli per avere delle splendide fioriture di Bougainville. Quindi tutti coloro che amano questa pianta stiano con noi, andiamo a chiedere questi consigli a Francesca Vernile. Allora Francesca, quali sono questi 4 consigli da dare ai nostri amici? Allora, sono 4 consigli molto semplici ma fondamentali per avere una Bougainville in salute e una copiosa fioritura. Prima di tutto il terreno deve essere assolutamente ben drenato, non tollera in alcun modo gli stagni idrici, quindi dobbiamo assicurarci di mescolare al terreno d'impianto qualcosa che faccia in modo che sia drenato, quindi che vuol dire pomice, lapillo, anche volendo insomma anche della pozzolana, ma comunque l'importante è che sia un terreno strutturato che riesca a drenare molto velocemente l'acqua. Altra cosa fondamentale è un terreno fertile, quindi aggiungere un buon composto organico che può essere anche dello stallatico, dell'humus di lombrico, comunque qualcosa che garantisca alla pianta una fonte di nutrimento per poter poi supportare la sua fioritura. L'esposizione deve essere un'esposizione assolutamente soleggiata, in ombra altrimenti non avremo la fioritura, e come ultima cosa dobbiamo proteggerla dal freddo. Però bisogna fare anche delle distinzioni, perché in commercio troviamo 2 varietà fondamentalmente, anzi 2 specie e poi diverse varietà. Abbiamo la Bougainville glabra, nella varietà sanderiana, la più diffusa, che è quella con le bratte rosse. Ho detto bratte e non fiori, perché in realtà i fiori della Bougainville sono questi qui dentro, mentre queste sono foglie modificate. È un po' come la calla che ha le bratte, Esatto, piuttosto che quelle che noi chiamiamo fiori sono invece le bratte. Esatto, e lei può essere, diciamo, è più rustica, quindi nelle zone mediterranee, anche sulla riviera, può essere tranquillamente lasciata senza protezione. Nelle altre zone possiamo proteggerla durante l'inverno, oppure lasciarla così. In quel caso però a inizio primavera dovremo potarla drasticamente per favorire l'emissione di nuovi getti. Per quanto riguarda invece la Bougainville spectabilis, che è l'altra specie che troviamo in commercio, lei le potature non le tollera perché fiorisce all'apice dei rami, quindi se noi andiamo a potarla all'inizio della primavera all'apice dei rami gli togliamo la fioritura. Quindi ricordiamo questi 4 principi fondamentali. Ripetiamoli. Sono terreno drenato e fertile, i primi 2, esposizioni soleggiate, riparate dal freddo, dal gelo. Ok, e con questi 4 consigli noi dovremmo ottenere sicuramente avere una Bougainville in salute. Okay? Bene, ringraziamo Francesca Vernile, ringraziamo anche questa splendida Bougainville che qui vediamo che si è prestata al nostro video. Vi ricordiamo sempre di mettere un bel pollice all'insù e soprattutto di iscrivervi al nostro canale. Ciao e alla prossima!